Ciao a tutti amici di WeDrive e benvenuti in questo nuovo video. Come avete sicuramente già visto nelle prime impressioni della nuova Audi Q8 sul nostro canale, ora vi farò vedere alcune caratteristiche dell'interno, insomma dell'infotainment, in generale degli interni di quest'auto, che ho trovato molto interessanti. Ma prima vi ricordo di iscrivervi al nostro canale e di attivare la campanellina, di seguirci su Facebook e su Instagram, e inoltre, se non avete visto il video sulle prime impressioni di quest'auto, andate a vederlo, vi lascio il link in descrizione. Allora, all'interno di questa vettura ci sono tre schermi: quello del Virtual Cockpit, questo principale, quindi dell'infotainment. Allora, il Virtual Cockpit sono 12 pollici, questo 10 e questo 8. Questo è dedicato praticamente soltanto al climatizzatore. Allora, partiamo dal Virtual Cockpit. Praticamente ci sono in primis due tipi di schermate: questa con il tachimetro e il contachilometri in grande. Premendo questo view diventano più piccoli, quindi si vedono anche più informazioni della vettura. Infatti, per esempio, si può scegliere cosa, per esempio, vedete, c'è il navigatore, oppure informazioni sul telefono, la radio, informazioni dell'auto e l'autonomia e il consumo. Inoltre abbiamo appunto gli altri due schermi, in cui qua abbiamo una schermata iniziale in cui ci sono tutte le informazioni dell'auto, ovviamente, radio, media, telefono, navigazione e così via. Partiamo dalla vettura. Allora, qui si può diciamo gestire tutta la vettura, quindi partendo dal tipo di guida. Quindi per esempio si può anche sollevare l'auto, si può anche abbassare, e dicevo, il tipo di guida c'è off-road, che è più specifico per appunto l'off-road. Poi c'è on-road, dove può andare ovunque, quindi può andare sia in off-road che anche su strada normale. Efficiency, per strizzare gli occhi ai consumi, ovviamente. Comfort, per una guida più tranquilla, ma soprattutto va a gestire al meglio le sospensioni. E automatico, in base appunto come capita. Poi il dynamic, che è più sportivo. Una piccola chicca: allora, guardate, off-road, nello schermo ci sono i sassolini, on-road sassolini e striscia della strada, efficiency striscia verde, quindi eco, comfort la striscia della strada ondulata, quindi per indicare appunto le sospensioni, auto normale, e dynamic i cordoli della pista, davvero molto particolare. Inoltre c'è anche individual e si può impostare le singole cose dell'auto. Qui a sinistra ci sono anche altri tasti per tornare indietro. Per esempio andiamo a navigatore, c'è questo grande schermo che questa schermata che è di Google Maps, in questo caso è Street View. Ovviamente abbiamo un pinch to zoom e possiamo andare a scegliere cosa scrivere. Per esempio, se io vabbè, adesso non è attivo, però volendo posso andare qui a scrivere le lettere. Per esempio, vado su destinazioni e ricerca, e vedete, si attiva sotto la tastiera. Quindi io posso andare a scrivere, per esempio, Bari, scrivo Bari. Oppure, che forse è ancora meglio, perché mentre si guida magari uno sa scrivere, però non sa bene dove sono i tasti, quindi c'è la funzione di scrittura. Quindi io scrivo B, B, ovviamente B, il sistema mi dice la lettera. A, R, I. Tra l'altro riconoscimento davvero ottimo, il touch praticamente paragonabile a quello dei telefoni. Tra l'altro il touch è anche tattile, quindi ha un feedback tattile, nel senso che sembra quasi che sto davvero cliccando dei tasti. Inoltre poi ci sono altre impostazioni dalla vettura, quindi andare a sistemare la luminosità interna, perché infatti vedete quest'auto è piena di LED, come potete vedere qui il logo 4 anche illuminato, insomma piena di LED interne. E possiamo andare a sistemare il suono dell'infotainment. Poi possiamo andare a sistemare anche i collegamenti, i telefoni, i contatti, i messaggi e così via. Altre schermate abbiamo, per esempio, i soliti Apple CarPlay, Android Auto. Poi media ovviamente con schede SD, Bluetooth o AUX. E a proposito di questo, qui sotto troviamo
SIM, SD e due prese USB, e inoltre abbiamo anche la ricarica wireless. Infatti, per esempio, adesso io vado ad inserire il telefono qui e si ricarica. Quindi diciamo che questo schermo è quello principale dell'infotainment. Però c'è un secondo schermo che fa da appoggio al primo, quindi comunque come avete visto prima per la tastiera, ma principalmente ha le funzioni dei sedili, quindi in questo caso la funzione del clima. Ora qui, dato che l'auto è nuova, c'è questa pellicola che non vorrei togliere, però comunque c'è un'altra parte di schermo. Allora, quindi qua si accende l'aria condizionata, come potete vedere, quindi si va a scegliere in questo caso, no? Il tipo di ventilazione, i gradi, anche qui viene rispecchiato, e poi se io vado a cliccare sul sedile posso anche impostare per esempio i fianchetti, quindi li vado ad impostare, li vado ad allargare, li vado a stringere, oppure posso impostare il massaggio, perché appunto questa vettura ha anche il massaggio, che bello, così resto qua tutta la giornata. E anche ovviamente la ripartizione del clima nel sedile, perché sì, questa vettura ha i sedili ventilati e i sedili riscaldati. Infatti qua posso dire se farlo più nella parte superiore, quindi nella parte della schiena, oppure nella parte, diciamo, delle gambe. Inoltre poi ci sono altri, tipo per bloccare lo start and stop, il Keep Lane Assist e l'E Loader. Poi qui troviamo il Drive Select, come vedete basta cliccare e ritornano qui sul display principale, e poi sistema controllo di trazione e altre poi per esempio sbrinare i vetri, insomma cose un po' più classiche. Un'altra piccola chicca sono, spengo l'aria condizionata, sono i sensori. Allora, ci sono diversi tipi di angolazione. Per esempio questa è un'angolazione davanti, questa è davanti però è profilo piatto, quindi sembra quasi reale, quindi piatta, non è effetto GoPro, chiamiamola così. Poi abbiamo l'auto dall'alto, quindi per vedere le manovre. Tra l'altro è perfetta, è veramente perfetta la visuale, eccezionale. Da dietro, quindi quello che c'è dietro, da dietro strecciato, quindi stile GoPro, quello che si vede dagli specchietti, perché gli specchietti sotto hanno le telecamere, e quello che si vede da dietro. Ma la cosa più bella secondo me è questa: vedere l'auto in 3D. Per esempio adesso abbiamo un signore che si è avvicinato, ecco, vedete, e c'è l'Audi in 3D, davvero molto bello. Altre piccole chicche sono il frameless, qui lo specchietto frameless, quindi senza frame, e un'altra cosa che ho notato davvero molto bella è questa unica linea grigia del clima. Tra l'altro ho notato un particolare, che il punto d'aggancio è esattamente a filo, perché se io vado a spostare le bocchette la linea grigia rimane perfettamente a filo. Quindi davvero un'auto tecnologica che personalmente mi fa impazzire. Vi ricordo appunto di iscrivervi sul nostro canale se il video vi è piaciuto, di mettere anche un like, attivate la campanella, molto importante, seguiteci sui nostri social Facebook e Instagram. Ciao a tutti!